Benvenuti su Ecoelettronica. Iniziamo la nostra prima lezioncina di elettronica partendo proprio dalle basi: l'atomo, la corrente e la conduttività dei materiali. L'atomo è la più piccola particella di una molecola, immune a qualsiasi trasformazione chimica ma suscettibile solamente alle trasformazioni fisiche. Ogni atomo è composto da un nucleo, a sua volta composto da particelle cariche positivamente, dette protoni, e da particelle elettricamente neutre, chiamate neutroni. Intorno al nucleo dell'atomo ruotano gli elettroni, particelle cariche negativamente che si muovono attorno al nucleo attraverso delle orbite. Le cariche delle particelle definiscono il loro comportamento, poiché due cariche uguali si respingono, mentre due cariche diverse si attraggono. Teniamolo bene a mente, perché tutti i fenomeni elettrici dipendono da questo semplice gioco di attrazioni. Tenendo in considerazione ciò che abbiamo appena imparato sugli atomi, sarà semplice capire cos'è nella forma pratica la corrente elettrica. Come il nome corrente ci fa intuire, è qualcosa che scorre, che passa da un punto all'altro all'interno di un corpo. Ciò che scorre è un insieme di elettroni che si stacca da un atomo per spostarsi verso un altro. Nei prossimi video approfondiremo l'argomento anche con esperimenti pratici, per cui al momento non preoccupatevi troppo. La corrente elettrica però non reagisce sempre alla stessa maniera. Un fattore molto importante sono le caratteristiche del materiale che sta attraversando. I metalli, soprattutto oro, argento e rame, vengono detti materiali conduttori, poiché le loro caratteristiche fisiche permettono alla corrente di attraversarli molto agilmente. Al contrario, materiali come il legno, la gomma e l'aria rendono molto difficile il passaggio di corrente e sono detti isolanti. Ma perché questo accade? Questa caratteristica è dovuta dall'intensità del legame tra elettroni e nucleo degli atomi di un dato materiale. Negli atomi dei metalli, ad esempio, possiamo osservare come nella maggioranza dei casi siano presenti due elettroni nelle orbite esterne, molto lontani dal nucleo, che quindi subiscono una forza di attrazione minore. Questi elettroni riescono a slegarsi con gran facilità dal nucleo dell'atomo e a spostarsi liberamente lungo il metallo. Pertanto questi elettroni vengono chiamati elettroni liberi. Questa caratteristica fa sì che gli elettroni riescano a spostarsi agilmente ed è proprio questo che rende questi materiali conduttori. Nei materiali isolanti è l'esatto contrario. Gli elettroni riescono con maggior difficoltà a slegarsi dai nuclei e a spostarsi. Questo è il motivo per cui, ad esempio, i cavi elettrici vengono comunemente fatti di rame, materiale conduttore, e poi rivestiti di gomma, materiale isolante, in modo che la corrente venga condotta attraverso il rame e isolata dall'esterno dalla gomma, in modo da avere un percorso ben preciso e sicuro. È il caso di menzionare anche l'esistenza di materiali semiconduttori che hanno caratteristiche a metà strada tra i conduttori e gli isolanti, come il germanio ed il silicio ad esempio, materiale di cui parleremo sicuramente più avanti poiché viene largamente utilizzato nella costruzione di schede elettroniche. Bene, per questa prima lezione preferiamo non mettere altra carne al fuoco e fermarci qua. Vi lasciamo in descrizione il link ad un simpatico sito web dove potete provare a costruire diversi tipi di atomi e approfondire ancora di più l'argomento. Alla prossima!